Lezione 1. Penso che dovremmo comprare più verdura. Anna, quando andiamo a fare la spesa, penso che dovremmo comprare più verdura. Sono una parte essenziale di una dieta sana. Quali sono quelli specifici che mi consigliate? Ottima idea, John. Le verdure a foglia verde come spinaci e cavoli sono ricche di sostanze nutritive. Sono versatili e possono essere utilizzati in insalate, frullati o piatti cotti. Le verdure a foglia verde come spinaci e cavoli sembrano un'ottima aggiunta ai nostri pasti. Mi assicurerò di aggiungerli alla nostra lista della spesa. Dovremmo anche procurarci una varietà di verdure colorate, John. I peperoni, le carote e i pomodori sono ricchi di vitamine e aggiungono sapori vivaci ai nostri piatti. Includere verdure colorate come peperoni, carote e pomodori non solo renderà i nostri pasti visivamente accattivanti, ma fornirà anche una vasta gamma di nutrienti. Li aggiungerò anche alla lista. Non dimenticare le verdure crocifere come broccoli e cavolfiori, John. Sono ricche di fibre e hanno numerosi benefici per la salute. Le verdure crocifere come broccoli e cavolfiori sono davvero scelte nutrienti. Mi assicurerò di includerle anche nella nostra lista della spesa. Infine, considera l'acquisto di alcuni ortaggi a radice come patate e patate dolci. Sono versatili, sazianti e possono essere preparati in vari modi. Gli ortaggi a radice come le patate e le patate dolci sono ottime opzioni per aggiungere varietà e sostanza ai nostri pasti. Mi assicurerò di prenderne alcune. Eccellente, John. Includendo una varietà di verdure nella nostra spesa, possiamo creare pasti nutrienti e saporiti. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ecco un carrello ben fornito pieno di un assortimento di verdure colorate e nutrienti. Lezione 2. Come possiamo avere un impatto positivo sull'ambiente? Anna, stavo pensando a come possiamo avere un impatto positivo sull'ambiente. Avete considerato il riciclaggio? Assolutamente, John. Attraverso il riciclaggio, possiamo separare i nostri rifiuti in bidoni e assicurarci che vengano trattati correttamente. È bello sentirlo. È un modo semplice ma efficace per ridurre la nostra impronta di carbonio e promuovere la sostenibilità. Sicuramente. Riciclando, possiamo conservare risorse preziose e ridurre al minimo la quantità di rifiuti destinati alle discariche. Ho anche sentito parlare del concetto di upcycling. È come riciclare, ma con un tocco creativo. Oh, adoro l'upcycling. Si tratta di trasformare oggetti vecchi o scartati in qualcosa di nuovo e utile. Esattamente. È un modo fantastico per dare nuova vita a oggetti che altrimenti finirebbero nella spazzatura. Inoltre, l'upcycling ci consente di dare libero sfogo alla nostra creatività e aggiungere un tocco personale ai nostri spazi abitativi. Sono completamente d'accordo. È soddisfacente trasformare qualcosa di ordinario in un pezzo unico e funzionale. E la parte migliore è che l'upcycling può essere un'attività divertente e coinvolgente da fare insieme. Assolutamente. Possiamo trasformarlo in un piccolo progetto fai da te e farci qualche risata lungo la strada. Chi lo sa, John? Forse scopriremo talenti nascosti per l'artigianato e il design. Ah, posso già vederci mostrare con orgoglio le nostre creazioni riciclate e raccontare la storia dietro ogni pezzo. Sarebbe sicuramente un ottimo inizio di conversazione. Possiamo ispirare gli altri a essere più consapevoli degli sprechi e a dare libero sfogo alla propria creatività. Questo è lo spirito, Anna. Abbracciamo il riciclaggio e l'upcycling come parte della nostra vita quotidiana e abbiamo un impatto positivo sull'ambiente.
Assolutamente, John. Insieme, possiamo ridurre, riutilizzare e riciclare verso un futuro più verde e sostenibile. Lezione 3. Come fuggire in un altro mondo e aiutarmi a rilassarmi? Anna, mi sento stressata ultimamente. Hai qualche suggerimento su come fuggire in un altro mondo e aiutarmi a rilassarmi? È fantastico che tu stia cercando modi per rilassarti, John. Una cosa che faccio è leggere libri di narrativa. Leggere sembra una buona idea. È un modo per immergersi in una storia diversa e dimenticare le preoccupazioni quotidiane. Esattamente. Ti trasporta in luoghi diversi, e ti permette di vivere nuove avventure attraverso i personaggi. Non ho letto molta narrativa ultimamente. Hai qualche consiglio sui libri? Beh, dipende dalle tue preferenze. Se ti piace la fantasia, posso suggerirti alcuni romanzi fantasy accattivanti. Sembra intrigante. Sono aperto all'esplorazione del genere fantasy. Quali libri consiglieresti? Una popolare serie fantasy è Harry Potter di J.K. Rowling. È pieno di magia, amicizia e avventure emozionanti. Ho sentito parlare di Harry Potter ma non ho mai letto i libri. Forse è il momento di provarli. Penso che ti piaceranno, John. Hanno un modo per affascinare lettori di tutte le età. Ci proverò sicuramente. Ci sono altri generi o autori che mi consigliate? Se sei interessato alla fantascienza, potresti apprezzare le opere di Isaac Asimov o Philip K. Dick. Anche la fantascienza sembra intrigante. Darò un'occhiata a quegli autori e vedrò quali libri suscitano il mio interesse. Ottimo. Ricorda, la chiave è trovare libri che ti trasportino in un altro mondo e ti aiutino a rilassarti. Grazie per i consigli sul libro, Anna. Sono entusiasta di immergermi in alcune storie avvincenti e trovare momenti di relax. Benvenuto, John. Spero che troviate conforto e divertimento nel mondo dei libri. Alla scoperta di nuovi regni attraverso la letteratura e alla ricerca di momenti di pace e tranquillità. Lezione 4. Come gestisci queste situazioni? Anna, ho una presentazione importante in arrivo e sono un po' nervosa. Come gestisci queste situazioni? Lo stesso qui, John. È normale sentirsi nervosi prima di una presentazione. Trovo che essere preparati e avere fiducia nelle mie capacità aiuti. È rassicurante da sentire. Come ti prepari per una presentazione? Innanzitutto, mi assicuro di comprendere a fondo l'argomento e di raccogliere tutte le informazioni necessarie. Questo ha senso. Avere una solida conoscenza dell'argomento è fondamentale per una consegna sicura. Assolutamente. Quindi, organizzo i miei pensieri e creo uno schema o una struttura chiari per la presentazione. Avere una presentazione ben strutturata aiuta a trasmettere le informazioni in modo efficace. Hai qualche consiglio per migliorare la consegna? La pratica è fondamentale, John. Riprovo la mia presentazione più volte per familiarizzare con i contenuti e migliorare la mia presentazione. Quindi, la pratica aiuta a rafforzare la fiducia e riduce il nervosismo. Sì, esattamente. Mi consente di anticipare potenziali domande o sfide e di essere preparato con risposte appropriate. Questa è una buona osservazione. Prepararsi a potenziali imprevisti può aiutare a mantenere la calma durante la presentazione. Inoltre,
Cerco di mantenere una mentalità positiva e di ricordare a me stesso i miei punti di forza e le mie capacità. Un dialogo interiore positivo e la concentrazione sui propri punti di forza possono sicuramente aumentare la fiducia. Qualche altro suggerimento? Presta attenzione al linguaggio del corpo, John. Stai a testa alta, guarda negli occhi e usa i gesti per coinvolgere il pubblico. Il linguaggio del corpo svolge un ruolo importante nella comunicazione efficace. Lo terrò a mente durante la mia presentazione. Infine, fai respiri profondi e cerca di mantenere la calma. Ricorda che il tuo pubblico vuole che tu abbia successo. Grazie per il tuo prezioso consiglio, Anna. Ora mi sento più preparata e sicura di me. Benvenuto, John. Ricorda solo di fidarti di te stesso e delle tue capacità. Hai questo? Bisogna essere preparati, fiduciosi e offrire una presentazione di successo. Lezione 5. Qualche consiglio per mantenere un ambiente armonioso? Anna, vivere in uno spazio condiviso a volte può essere difficile. Hai qualche consiglio per mantenere un ambiente armonioso? Assolutamente, John. Un consiglio importante è quello di rispettare gli altri e le loro esigenze nello spazio condiviso. Essere premurosi è essenziale. Quali sono alcuni modi specifici in cui possiamo mostrare considerazione per i nostri coinquilini? Un consiglio è quello di pulire le aree comuni, come la cucina o il soggiorno. Questa è una buona osservazione. Pulire le cose da soli aiuta a mantenere gli spazi condivisi ordinati e comodi per tutti. Esattamente. È importante ricordare che le nostre azioni possono influire sulle esperienze altrui nello spazio condiviso. Ci sono altre azioni a cui dovremmo prestare attenzione per mantenere l'armonia? La comunicazione è fondamentale, John. È importante ascoltare le preoccupazioni degli altri e affrontare eventuali problemi che si presentano. Una comunicazione aperta e rispettosa può aiutare a prevenire malintesi e risolvere efficacemente i conflitti. Sicuramente. Ascoltando attivamente ed esprimendoci con calma, possiamo favorire un ambiente positivo e solidale. Sembra un approccio costruttivo. C'è qualcos'altro che dovremmo tenere a mente? Prestare attenzione ai livelli di rumore è fondamentale. Dovremmo tenere conto del bisogno altrui di pace e tranquillità. Giusto, un rumore eccessivo può disturbare il sonno o la concentrazione degli altri. Dovremmo stare attenti al nostro volume. Assolutamente. Essendo consapevoli di come le nostre azioni influiscono sugli altri, possiamo creare un ambiente di vita più armonioso. Grazie per aver condiviso questi suggerimenti, Anna. Mi assicurerò di essere premuroso e attento nel nostro spazio condiviso. Benvenuto, John. Sono felice di aiutarti. Impegniamoci insieme per un ambiente di vita armonioso e rispettoso. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera pacifica e solidale nel nostro spazio condiviso. Lezione 6. Hai mai provato a dipingere o creare arte a casa? Anna, hai mai provato a dipingere o creare arte a casa? Stavo pensando di provarlo. Sì, John, mi sono già dilettato con la pittura. Può essere uno sbocco creativo divertente e gratificante. Questo sì che è interessante. Che tipo di pittura ti piace fare? Qualche tecnica o stile specifico? Mi piace sperimentare stili diversi, John. A volte provo paesaggi realistici e altre volte esploro l'arte astratta. Sembra che tu abbia un approccio versatile. Hai qualche consiglio per qualcuno che è nuovo alla pittura?
Inizia dalle basi, John. Procurati delle forniture artistiche adatte ai principianti e prova semplici esercizi per esercitarti nel controllo del pennello e nella miscelazione dei colori. È un buon punto di partenza. Mi assicurerò di raccogliere il materiale necessario e mettere in pratica i fondamenti. Non aver paura di sbagliare, John. Dipingere significa godersi il processo ed esprimersi. È rassicurante da sentire. Terrò presente che si tratta più del viaggio che del raggiungimento della perfezione. Esattamente. Lasciate fluire la vostra creatività, e non preoccupatevi troppo del risultato finale. Ci sono risorse o tutorial che consigli ai principianti come me? Ci sono molti tutorial e video online disponibili, John. Puoi trovare guide dettagliate per diverse tecniche e stili di pittura. Questo è utile. Esplorerò alcuni tutorial per trarre ispirazione e guida quando inizio il mio percorso artistico. Ottimo. Ricorda, la cosa più importante è divertirsi e godersi il processo di creazione artistica. Grazie per il consiglio, Anna. Sono entusiasta di provare la pittura e vedere dove mi porta. Benvenuto, John. Sono sicuro che scoprirai una nuova forma di espressione personale, e proverai gioia nel creare arte. Abbracciamo il nostro lato creativo ed esploriamo il mondo della pittura. Lezione 7. Qualche consiglio per un meraviglioso soggiorno in città? Anna, ho in programma un viaggio a Londra il mese prossimo. Avete qualche consiglio per trascorrere un meraviglioso soggiorno in città? Assolutamente, John. Londra ha così tanto da offrire. Un'attrazione imperdibile è il British Museum. Il British Museum sembra affascinante. Cosa lo rende assolutamente da vedere? Ospita una vasta collezione di arte e manufatti provenienti da tutto il mondo, che coprono migliaia di anni di storia umana. Sembra incredibile. Mi impegnerò sicuramente a visitare il British Museum e immergermi nel suo ricco patrimonio culturale. Un altro suggerimento è quello di esplorare il vivace quartiere di Covent Garden. È noto per i suoi artisti di strada, i negozi e i ristoranti. Covent Garden sembra un posto vivace ed emozionante. Mi assicurerò di trascorrere un po' di tempo lì e di godermi l'atmosfera. Se sei interessato alla storia, la Torre di Londra merita una visita. Puoi esplorare il castello medievale e vedere i gioielli della corona. La Torre di Londra sembra uno scrigno di tesori storici. La aggiungerò al mio itinerario per saperne di più sul passato dell'Inghilterra. Infine, non perdere l'occasione di fare una passeggiata lungo il Tamigi. Potrete ammirare splendide viste su monumenti iconici come il Tower Bridge e il London Eye. Passeggiare lungo il Tamigi sembra un modo sereno per immergersi nella bellezza della città. Mi assicurerò di includerlo nei miei piani. Meraviglioso, John. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo ad esplorare Londra. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore assistenza. Grazie, Anna. Apprezzo i tuoi consigli e ti contatterò sicuramente se ho altre domande. Non vedo l'ora di trascorrere un soggiorno memorabile a Londra. Benvenuto, John. Goditi il viaggio e crea ricordi indelebili nella vivace città di Londra. Lezione 8. Quando vuoi andare a dare un'occhiata alla nuova libreria in città? Anna, era da un po' che non potevamo entrare in un negozio senza restrizioni. Quando vuoi andare a dare un'occhiata alla nuova libreria in città? Ottima idea, John.
Che ne dici se ci andiamo questo sabato pomeriggio? Di solito è meno affollato allora. Il sabato pomeriggio funziona per me. Sono entusiasta di esplorare la nuova libreria e vedere cosa hanno da offrire. Anche io, John. Ho sentito che hanno un'ampia selezione di libri di generi diversi. Sembra perfetto. Volevo ampliare la mia lista di letture, quindi questa sarà una grande opportunità. È sempre piacevole sfogliare libri cartacei e scoprire nuovi titoli. Inoltre, è importante supportare le librerie locali. Assolutamente, Anna. Le librerie locali aggiungono fascino alla comunità e sono felice di poter contribuire al loro successo. Possiamo anche prendere un caffè al bar all'interno della libreria e trascorrere del tempo immersi nei libri e nella conversazione. Sembra delizioso. Un'atmosfera accogliente, buoni libri e una tazza di caffè rendono il pomeriggio perfetto. Non potrei essere più d'accordo, John. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura in libreria sabato. Anch'io, Anna. Sarà un bel cambio di passo e un'occasione per dedicarci al nostro amore per i libri. Qui puoi esplorare nuove storie e goderti il semplice piacere di sfogliare una libreria. Lezione 9. Hai qualche consiglio per una definizione efficace degli obiettivi? Anna, ultimamente mi sto ponendo degli obiettivi personali. Una volta raggiunto, è una sensazione così gratificante. Hai qualche consiglio per una definizione efficace degli obiettivi? Assolutamente, John. Un'ottima strategia è rendere i propri obiettivi specifici e misurabili. Questo ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi e a rimanere motivato. Ottimo consiglio, Anna. Avere obiettivi specifici mi permette di avere un obiettivo chiaro su cui lavorare. Qualche altro suggerimento? Suddividi i tuoi obiettivi in fasi più piccole e attuabili, John. Questo li rende più gestibili e ti aiuta a rimanere concentrato. Suddividere gli obiettivi in fasi più piccole sembra un approccio pratico. Previene sentimenti opprimenti e consente progressi costanti. Inoltre, è importante fissare obiettivi realistici e raggiungibili. Considera le tue risorse, il tuo tempo e le tue capacità quando li definisci. La definizione di obiettivi realistici garantisce che siano raggiungibili e aumenta le possibilità di completamento con successo. Lo terrò a mente, Anna. Un altro consiglio è quello di annotare i tuoi obiettivi e tenerli visibili da qualche parte. Serve come promemoria costante e ti rende responsabile. Scrivere i miei obiettivi e averli in bella vista mi aiuterà a rimanere motivata e a lavorare attivamente per raggiungerli. Infine, festeggia i tuoi progressi lungo la strada, John. Riconosci e premiati per ogni traguardo raggiunto. Mantiene lo slancio. Celebrare i traguardi è un ottimo modo per riconoscere gli sforzi e i progressi compiuti. Aggiunge un ulteriore livello di motivazione per andare avanti. Assolutamente, John. Ricorda che fissare degli obiettivi è un viaggio e godersi il processo è tanto importante quanto raggiungere la destinazione. Grazie per questi preziosi consigli, Anna. Mi sento ispirata e pronta a fissare i miei obiettivi con una visione più chiara. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Buona fortuna con i tuoi obiettivi e ricordati di goderti il viaggio. Bisogna stabilire obiettivi significativi, agire e abbracciare la gioia del progresso. Lezione 10. Ho confrontato diverse compagnie aeree e le loro tariffe per un viaggio imminente. Anna, ho confrontato diverse compagnie aeree e le loro tariffe per un viaggio imminente. Hai già fatto qualche ricerca su questo argomento?
Sì, John. Quando si tratta di tariffe aeree, è importante confrontare i prezzi e considerare altri fattori come la franchigia bagaglio e la flessibilità del volo. Questa è una buona osservazione, Anna. Il prezzo è sicuramente un fattore importante, ma è fondamentale considerare anche il valore complessivo e la convenienza. Assolutamente. A volte, una tariffa leggermente più alta può valere la pena se include vantaggi aggiuntivi come bagaglio gratuito o opzioni di prenotazione più flessibili. Sono d'accordo. È importante valutare i costi rispetto ai vantaggi e scegliere una compagnia aerea in linea con le nostre priorità ed esigenze. Inoltre, leggere le recensioni e i feedback di altri viaggiatori può fornire informazioni sulla qualità del servizio e sulle esperienze dei clienti. È un approccio intelligente, Anna. Imparare dalle esperienze altrui può aiutarci a prendere decisioni più informate ed evitare potenziali problemi. Vale anche la pena verificare se sono disponibili promozioni o sconti in corso per le compagnie aeree che stai considerando. Usufruire di promozioni o sconti può aiutarci a risparmiare denaro pur godendo di un'esperienza di viaggio confortevole. Infine, prenotare in anticipo o essere flessibili con le date di viaggio a volte può portare a offerte migliori e tariffe più basse. Essere flessibili con le date di viaggio può aprire più opzioni e potenzialmente aiutarci a trovare tariffe migliori. Lo terrò a mente, Anna. Ottimo, John. Sono sicuro che con qualche ricerca e considerazione, troverai la compagnia aerea e le tariffe migliori per il tuo viaggio. Grazie, Anna. Le tue intuizioni sono state utili. Continuerò a confrontare le compagnie aeree e prenderò una decisione informata. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Buona fortuna con la ricerca della compagnia aerea e spero che trovi un'ottima offerta. Il nostro obiettivo è trovare la combinazione perfetta di convenienza e qualità nella nostra scelta di compagnie aeree. Lezione 11. Ho lavorato per articolare le mie capacità e la mia esperienza in modo più efficace. Anna, ho lavorato per articolare le mie capacità e la mia esperienza in modo più efficace. A volte può essere una sfida. Hai qualche consiglio su come farlo? Assolutamente, John. Quando si tratta di mostrare le proprie capacità ed esperienze, è importante essere chiari e concisi. Concentrati sui punti chiave che evidenziano i tuoi punti di forza. Essere chiari e concisi ha senso, Anna. Aiuta a comunicare le nostre capacità senza sopraffare l'ascoltatore. Qualche altro suggerimento? Esercitati a descrivere le tue capacità ed esperienze in modo sicuro e positivo, John. Questo può aumentare la tua autostima quando ne parli. Praticare il modo in cui presento le mie capacità ed esperienze mi aiuterà sicuramente a sentirmi più sicura durante le conversazioni. Ci proverò, Anna. Un altro consiglio è fornire esempi o risultati specifici che dimostrino le tue capacità. Ciò rende le tue affermazioni più tangibili e credibili. L'inclusione di esempi o risultati specifici aggiunge credibilità alle mie dichiarazioni. Aiuta gli altri a comprendere l'applicazione pratica delle mie capacità. Grazie per il suggerimento, Anna. I negoziati possono davvero intimidire, John. Un modo per affrontarli è fare prima una ricerca approfondita. Comprendi il tuo valore e gli standard di mercato. Ricercare gli standard di mercato e conoscere il mio valore mi darà una posizione più forte durante le trattative. Farò in modo di essere ben preparata, Anna. Inoltre, pratica l'ascolto attivo durante le trattative. Comprendendo il punto di vista dell'altra parte, puoi trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose.
L'ascolto attivo è fondamentale nelle negoziazioni. Mi consente di comprendere le esigenze e le preoccupazioni dell'altra parte, portando a una collaborazione più efficace. Lo terrò a mente, Anna. Infine, non aver paura di chiedere quello che vuoi, John. Sii assertivo, ma rispettoso, nell'esprimere i tuoi bisogni e le tue aspettative. Chiedere ciò che voglio con assertività e rispetto è importante. Si tratta di difendere me stesso mantenendo un atteggiamento positivo e collaborativo. Grazie per il consiglio, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto offrire qualche consiglio. Ricorda che la pratica e la preparazione possono fare molto per articolare efficacemente le tue abilità e gestire le trattative. Dobbiamo sviluppare forti capacità di comunicazione, rafforzare la fiducia nell'esprimere le nostre capacità e intraprendere trattative di successo. Lezione 12. Hai prenotato il nostro alloggio per il nostro viaggio? Anna, hai prenotato il nostro alloggio per il nostro viaggio? Non ancora, John. Non riesco ancora a scegliere tra un hotel di lusso o un accogliente Airbnb. Ah, l'eterna lotta tra lusso e comfort. Cosa rende difficile la decisione? Bene, l'elegante hotel offre servizi di lusso e una vista mozzafiato, ma l'accogliente Airbnb ci dà un'atmosfera più familiare. Capisco il dilemma. L'hotel sarebbe come una vacanza da sogno, ma Airbnb avrebbe quel tocco personale. Esattamente. Inoltre, con Airbnb, possiamo avere la nostra cucina e il nostro spazio abitativo, il che può essere molto comodo. Questa è una buona osservazione. Potremmo risparmiare denaro cucinando i nostri pasti e rilassandoci in un ambiente familiare. D'altra parte, l'hotel ci darebbe un assaggio di lusso e coccole. Potrebbe essere un regalo speciale per il nostro viaggio. È vero, c'è qualcosa di magico nell'essere trattati come dei re e avere tutti i comfort a portata di mano. Ma d'altra parte, Airbnb potrebbe offrire un'esperienza più autentica, permettendoci di immergerci nella cultura locale. Hai ragione, e potrebbe darci la possibilità di interagire con la gente del posto e scoprire gemme nascoste consigliate dai nostri ospiti. È una decisione difficile, John. Immagino che dovremo valutare i pro e i contro e vedere quale opzione si adatta meglio ai nostri obiettivi di viaggio. Concordato. Prendiamoci del tempo per pensarci bene e considerare cosa è più importante per noi durante questo viaggio. Sembra un piano, John. Troveremo la sistemazione perfetta che soddisfi le nostre esigenze e renda il nostro viaggio indimenticabile. Che si tratti di un hotel elegante o di un accogliente Airbnb, sono sicuro che passeremo dei momenti fantastici insieme, Anna. Facciamo in modo che sia memorabile. Assolutamente, John. Non si tratta solo dell'alloggio, sono le esperienze che creiamo insieme che contano davvero. Facciamo di questo viaggio una storia da non perdere. Lezione 13. Rimanere concentrati può essere piuttosto impegnativo. Anna, rimanere concentrata può essere piuttosto impegnativo. Sembra una battaglia costante, vero? Assolutamente, John. Con così tante distrazioni intorno a noi, mantenere la concentrazione richiede impegno e disciplina intenzionali. È facile lasciarsi distrarre dalle notifiche, dai social media e da altre interruzioni. Ma credo che possiamo superare questa sfida. Hai ragione, John. Una strategia consiste nel creare uno spazio di lavoro designato che riduca al minimo le distrazioni e ci aiuti a rimanere concentrati. Avere uno spazio di lavoro dedicato può sicuramente contribuire a creare un ambiente favorevole alla concentrazione. Configurerò il mio di conseguenza.
Un altro approccio consiste nel suddividere le attività in blocchi più piccoli e gestibili. In questo modo si sentono meno opprimenti e più facili su cui concentrarsi. Suddividere le attività in parti più piccole sembra un modo pratico per mantenere la concentrazione. Ci consente di affrontarli passo dopo passo. Anche la definizione di obiettivi chiari e l'assegnazione delle priorità alle attività possono migliorare la concentrazione. Sapere cosa deve essere fatto e in quale ordine ci aiuta a rimanere sulla buona strada. Stabilire obiettivi chiari e stabilire priorità fornirà un senso di orientamento, rendendo più facile rimanere concentrati. Mi assicurerò di implementarlo. È anche utile eliminare le distrazioni inutili, come disattivare le notifiche o trovare un ambiente silenzioso quando possibile. Ridurre al minimo le distrazioni disattivando le notifiche e trovando uno spazio silenzioso contribuirà a creare un'atmosfera più concentrata e produttiva. Infine, fare brevi pause e praticare tecniche di consapevolezza o rilassamento può ringiovanire la nostra concentrazione e prevenire il burnout. Fare pause regolari e incorporare esercizi di consapevolezza nella nostra routine aiuterà a mantenere la chiarezza mentale e a mantenere la concentrazione. Lo terrò a mente, Anna. Ricorda, John, rimanere concentrato è uno sforzo continuo. Implementando queste strategie e rimanendo impegnati, possiamo superare le distrazioni che incontriamo. Grazie, Anna. Le tue intuizioni e i tuoi suggerimenti sono preziosi. Sono determinata a superare le distrazioni e a coltivare una mentalità concentrata. Benvenuto, John. Credo nella tua capacità di rimanere concentrato e raggiungere i tuoi obiettivi. Dobbiamo vincere le distrazioni e adottare una mentalità concentrata. Lezione 14. Hai mai esplorato ristoranti indiani esotici? Anna, hai mai esplorato qualche ristorante indiano esotico? Sono curiosa di provare nuovi sapori. Sì, John. C'è un piccolo ristorante indiano vicino a casa mia che serve piatti deliziosi e autentici. Lo consiglio vivamente. Sembra intrigante, Anna. Quali sono alcuni dei piatti che hai provato lì? Sono aperto all'esplorazione di nuovi sapori. Uno dei miei preferiti è il pollo al burro. È un piatto cremoso e saporito con pollo tenero in una ricca salsa a base di pomodoro. Il pollo al burro sembra delizioso. Mi piacciono i piatti dai sapori ricchi e cremosi. Lo proverò sicuramente. Dovresti provare anche il biryani, John. È un piatto di riso profumato cucinato con spezie aromatiche, carne e talvolta verdure. Il biryani sembra una scelta saporita e aromatica. Sono sempre pronto a provare diversi piatti di riso. Lo aggiungerò alla mia lista. Un altro piatto che vale la pena provare sono le samosa. Sono pasticcini croccanti ripieni di patate speziate, piselli e talvolta carne o lenticchie. Le samosa sembrano un delizioso antipasto. Adoro gli snack croccanti, soprattutto quando sono pieni di ingredienti saporiti. E non dimenticare il pane naan, John. È un pane indiano morbido e soffice che si abbina perfettamente al curry o può essere gustato da solo. Il pane nan sembra un accompagnamento versatile. Mi assicurerò di ordinarne alcuni per completare i piatti che provo. Ottimo, John. Sono felice che tu possa scoprire i sapori della cucina indiana. Sono sicuro che apprezzerai l'esperienza. Grazie, Anna. I tuoi consigli hanno suscitato la mia curiosità. Non vedo l'ora di provare questi esotici piatti indiani. Benvenuto, John.
Ti auguro una meravigliosa avventura culinaria. Non resta che scoprire nuovi sapori e gustare le delizie della cucina indiana. Lezione 15. Perché non andiamo a Los Angeles? Anna, stavo pensando, dopo la nostra visita a San Francisco, perché non andiamo a Los Angeles? C'è così tanto da vedere e da fare lì. È un'idea fantastica, John. Los Angeles offre una varietà di attrazioni, da bellissime spiagge a monumenti iconici come l'insegna di Hollywood. Ho sempre voluto vedere gli Hollywood iscriversi da vicino. È un simbolo iconico dell'industria dell'intrattenimento. Assicuriamoci di includerlo nel nostro itinerario. Sicuramente, John. Possiamo anche esplorare il famoso molo di Santa Monica e goderci l'atmosfera da spiaggia. Il Pacific Park offre giostre e giochi emozionanti. Il molo di Santa Monica sembra un posto divertente dove trascorrere del tempo. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera vibrante e provare le giostre. Un altro luogo imperdibile è l'Osservatorio Griffith. Offre viste mozzafiato sulla città e sul cielo notturno. Inoltre, potremmo intravedere le colline di Hollywood. L'osservatorio Griffith sembra il luogo perfetto per apprezzare la bellezza di Los Angeles dall'alto. Non vedo l'ora di vedere il paesaggio urbano e forse anche alcune stelle. Dovremmo anche esplorare i vivaci quartieri di Los Angeles, come Hollywood e Beverly Hills. Hanno un fascino unico e offrono numerosi negozi e ristoranti. Esplorare i quartieri di Los Angeles ci darà un assaggio della cultura e dello stile di vita diversi della città. Sono entusiasta di scoprire nuovi negozi e provare cucine diverse. E non dimentichiamo i famosissimi Universal Studios Hollywood. È un parco a tema coinvolgente dove possiamo vivere in prima persona la magia del cinema. Visitare gli Universal Studios di Hollywood sarà un'esperienza incredibile. Non vedo l'ora di fare giostre emozionanti ed esplorare i set cinematografici. Sarà come entrare nel mondo del cinema. Sembra che abbiamo un piano entusiasmante, John. San Francisco e poi Los Angeles. Sarà un viaggio pieno di avventure, luoghi iconici ed esperienze memorabili. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con te. Ecco il nostro prossimo viaggio, pieno di momenti incredibili e ricordi indimenticabili. Lezione 16. Dovremmo assolutamente evidenziare i nuovi compiti che assumiamo. Anna, sembra che ci siano state assegnate ulteriori responsabilità sul lavoro. Dovremmo assolutamente evidenziare i nuovi compiti che assumiamo. Hai ragione, John. È importante comunicare e assicurarsi che i nostri supervisori siano consapevoli del carico di lavoro aggiuntivo che stiamo sopportando. Sottolineando i nuovi compiti, possiamo dimostrare il nostro impegno e dimostrare che siamo disposti ad assumerci maggiori responsabilità. È anche una buona opportunità per discutere di eventuali sfide o aggiustamenti che potrebbero sorgere a causa dell'aumento del carico di lavoro. Esattamente, Anna. Una comunicazione aperta sulle sfide ci consente di trovare soluzioni insieme e di garantire di poter gestire efficacemente le responsabilità aggiuntive. Inoltre, evidenziando le nuove attività, possiamo mostrare la nostra capacità di adattarci e assumere nuovi progetti o ruoli all'interno dell'organizzazione. Evidenziare la nostra adattabilità e disponibilità ad intraprendere nuovi progetti può aprire le porte a un'ulteriore crescita e avanzamento nelle nostre carriere. È importante tenere traccia delle responsabilità aggiuntive che ci siamo assunti e dei risultati che otteniamo. Questo ci aiuterà a dimostrare il nostro contributo durante le valutazioni delle prestazioni, o quando discutiamo dell'avanzamento di carriera.
Tenere un registro dei nostri risultati e dell'impatto delle nuove attività fornirà prove concrete della nostra crescita e del nostro valore per l'organizzazione. Infine, ricordiamoci di rimanere organizzati e gestire il nostro tempo in modo efficace per assicurarci di poter gestire il carico di lavoro aggiuntivo senza compromettere la qualità del nostro lavoro. La gestione e l'organizzazione del tempo sono fondamentali per mantenere la produttività e fornire risultati di alta qualità nonostante le maggiori responsabilità. Mi assicurerò di stabilire le priorità e gestire il mio tempo con saggezza. Questa è un'ottima mentalità, John. Evidenziando e gestendo efficacemente le nostre nuove attività, possiamo mostrare le nostre capacità e gestire le responsabilità aggiuntive con sicurezza. Grazie, Anna. Le tue intuizioni sono preziose. Sono pronto ad assumermi queste nuove responsabilità e a sfruttare al meglio le opportunità che offrono. Benvenuto, John. Non ho dubbi che eccellerai nella gestione del carico di lavoro aggiuntivo. Siamo pronti ad accettare nuovi compiti e raggiungere il successo nei nostri ruoli. Lezione 17. Sai a che ora viene servita la colazione qui? Anna, sai a che ora viene servita la colazione qui? Sì, John. La colazione viene servita dalle 7 alle 10. È un buon momento per iniziare la giornata con un buon pasto. Questo è comodo. Avremo tutto il tempo per goderci una piacevole colazione prima di iniziare le nostre attività. Sicuramente. È sempre bello fare una ricca colazione per ricaricarsi per la giornata a venire. Sono d'accordo. La colazione è un pasto importante che ci fornisce l'energia di cui abbiamo bisogno per iniziare bene la giornata. Inoltre, è un'ottima opportunità per provare alcune delle specialità della colazione offerte dal luogo in cui alloggiamo. Non vedo l'ora di esplorare le opzioni per la colazione e provare alcune prelibatezze locali. Anche io, John. È sempre interessante assaggiare sapori diversi e provare la cucina locale. E con la colazione servita fino alle 10, non avremo fretta e potremo gustare il nostro pasto a un ritmo rilassato. Questo è il bello di avere un orario generoso per la colazione. Possiamo assaporare il nostro cibo e prenderci il tempo necessario per goderci l'atmosfera mattutina. Assolutamente, Anna. Una piacevole colazione dà un tono positivo per il resto della giornata. È anche un'ottima opportunità per conversare e pianificare il nostro itinerario per la giornata gustando un pasto delizioso. Non potrei essere più d'accordo. Le conversazioni a colazione sono un modo meraviglioso per connetterci e allineare i nostri piani per la giornata. Quindi, assicuriamoci di sfruttare appieno gli orari della colazione e iniziare le nostre giornate con un pasto soddisfacente. Sono d'accordo, Anna. Siamo pronti a iniziare bene la nostra mattinata con una deliziosa colazione che ci dia energia per le avventure che ci attendono. Lezione 18. Siamo qui per rendere il tuo soggiorno piacevole. Buon pomeriggio. Come possiamo aiutarti oggi? Siamo qui per rendere il tuo soggiorno piacevole. Salve. C'è qualcosa di specifico per cui hai bisogno di aiuto? Siamo più che felici di aiutarti in ogni modo possibile. Che si tratti di fornire informazioni sulle attrazioni locali o di consigliare ristoranti nelle vicinanze, non esitate a farci qualsiasi domanda. Vogliamo assicurarci che tu abbia un'esperienza piacevole durante il tuo soggiorno. Non esitate a farci sapere se c'è qualcosa che possiamo fare per rendere il vostro soggiorno qui più piacevole. Ci impegniamo a fornire un servizio eccellente e ad assicurarci che tutte le tue esigenze siano soddisfatte. La tua soddisfazione è la nostra massima priorità. Se stai cercando qualcosa di specifico, come organizzare il trasporto o prenotare biglietti per eventi, faccelo sapere. Saremo lieti di aiutarvi con questi accordi.
Conosciamo bene la zona e possiamo offrire suggerimenti per attività adatte ai tuoi interessi. Che ti piacciono le visite turistiche, le avventure all'aria aperta o le esperienze culturali, possiamo fornirti consigli. Inoltre, se avete richieste speciali o avete bisogno di sistemazioni, vi preghiamo di informarci. Faremo del nostro meglio per soddisfare le tue esigenze. Il nostro obiettivo è superare le tue aspettative e creare un soggiorno memorabile per te. Il tuo comfort e la tua felicità sono importanti per noi. Siamo grati per l'opportunità di assisterti e contribuire alla tua esperienza positiva. È nostro piacere assicurarci che il vostro soggiorno sia piacevole. Grazie per aver scelto di soggiornare da noi. Se hai bisogno di qualcos'altro, non esitare a contattarci. Siamo qui per rendere il tuo soggiorno qui il più piacevole possibile. Lezione 19. Ho notato che l'hotel fornisce shampoo. Anna, ho notato che l'hotel offre shampoo, ma che mi dici del balsamo? Sì, John. L'hotel dovrebbe fornire anche un balsamo insieme allo shampoo. Puoi usarli entrambi per mantenere i capelli nutriti e morbidi. È bello saperlo. Mi piace avere un balsamo per mantenere la salute e la pettinabilità dei miei capelli. È sempre comodo che gli hotel forniscano sia shampoo che balsamo, quindi non devi preoccuparti di portare il tuo. A proposito di portare cose, che ne dici dei farmaci? Ne devo portare con me qualcuno specifico? È una buona idea portare con sé tutti i farmaci essenziali di cui potresti aver bisogno durante il soggiorno, soprattutto se hai condizioni di salute specifiche. Questo ha senso. Mi assicurerò di preparare i farmaci necessari per assicurarmi di averli prontamente disponibili. È anche buona norma portare con sé un piccolo kit di pronto soccorso con forniture di base come cerotti, pomate antisettiche e antidolorifici, per ogni evenienza. Un suggerimento intelligente, Anna. Avere un kit di pronto soccorso a portata di mano può essere utile in caso di lesioni lievi o situazioni impreviste. Assolutamente, John. È meglio essere preparati e avere con sé l'essenziale, anche se alla fine non ne hai bisogno. Apprezzo il consiglio. Mi assicurerò di mettere in valigia i miei farmaci e un kit di pronto soccorso di base per eventuali circostanze impreviste. Questo è un approccio responsabile, John. Prendersi cura della propria salute ed essere preparati è importante, soprattutto quando si viaggia. Grazie, Anna. La tua guida è preziosa. Ora posso fare le valigie con fiducia, sapendo di avere tutto ciò di cui ho bisogno per un soggiorno confortevole e sicuro. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Buon viaggio e non esitare a contattarci se hai altre domande, o hai bisogno di ulteriore assistenza. Lezione 20. Il tempo è bello oggi. Anna, il tempo è bello oggi. È il momento perfetto per fare qualcosa di divertente. Sono d'accordo, John. Che ne dici di andare al cinema locale a vedere un film? Sembra un'ottima idea, Anna. A quale cinema stai pensando? C'è un cinema a pochi isolati da qui. È una posizione comoda e ha una buona selezione di film. Per me funziona. Per che genere di film sei dell'umore giusto? Sono aperto a generi diversi. C'è un film specifico che vorresti vedere? Ho sentito parlare bene del nuovo film d'azione appena uscito. Potrebbe essere una scelta entusiasmante. L'azione sembra eccitante. Controlliamo gli orari degli spettacoli e vediamo se rientra nel nostro programma. Sicuramente.
Dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di prendere dei popcorn e degli snack mentre siamo al cinema. Assolutamente. Fa parte dell'esperienza cinematografica. Mi assicurerò di procurarci delle prelibatezze da gustare durante il film. Sembra perfetto, Anna. Non vedo l'ora di rilassarmi al cinema e immergermi nel mondo del film. Sarà una bella pausa dalla nostra routine quotidiana, e un'occasione per rilassarsi. Sono contento che abbiamo deciso di andare al cinema. Anch'io, Anna. È sempre piacevole guardare un bel film sul grande schermo e fuggire in un mondo diverso per un po'. Sfruttiamo al massimo questo periodo perfetto e andiamo al cinema locale per un'esperienza divertente e memorabile. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ti auguro un momento meraviglioso al cinema e a goderti la magia della narrazione sul grande schermo.